fa subito estate a Portofino, non so. Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Chi di voi ha in programma un viaggio in Italia per l'estate? Ebbene, se la risposta è sì, ma anche se non lo è e se volete semplicemente imparare il lessico degli oggetti più importanti per l'estate in Italia, siete nel posto giusto e continuate a guardare questo video, perché io e Anna Grazia, ciao! Stiamo per partire per un fine settimana al mare e quindi prepareremo la valigia insieme a voi. Ho mentito, in realtà, perché non prepareremo una valigia vera e propria, ma piuttosto questo che si chiama borsone, il borsone, più appropriato per un paio di giorni. Qual è la prima cosa che dobbiamo mettere nel nostro borsone? Allora, una cosa fondamentale da mettere nel borsone per un fine settimana, per una vacanza al mare in Italia è sicuramente il costume da bagno. Per le donne, bikini con 2 pezzi o costume intero, boxer o slip per gli uomini. Un'altra cosa che non può mancare su una spiaggia italiana sono queste. Chissà come si chiamano? Ebbene, queste sono le infradito. Infradito, come dice la parola stessa, no? Questa parte qui va proprio tra le vostre dita dei piedi e sono comodissime per camminare sulla sabbia quando questa è bollente o per andare dall'albergo alla spiaggia e viceversa o dalla vostra casa alla spiaggia. Comodissime. Attenzione però a non andare magari in un ristorante o in una chiesa con queste. Lasciamole per la spiaggia. Ovviamente non dimenticate anche di mettere in valigia abiti leggeri, come quello che indosso io oggi, freschi, perfetti per la spiaggia o per gite fuori porta in città vicine. Quindi vestiti corti, ma anche pantaloncini, gonne, magliette di cotone, canotte. Il cotone è secondo me il materiale perfetto perché con i 35-40 gradi dell'Italia in estate la pelle ha bisogno di respirare. Ovviamente, non dimenticate anche il cappello per proteggervi dal sole. Un'altra cosa molto importante è ovviamente proteggersi dal sole e quindi non dimenticate di mettere in valigia la crema solare con il tasso di protezione che più va bene per la vostra pelle. Però tenete comunque a mente che il sole mediterraneo è abbastanza potente e quindi io personalmente opterei almeno per una protezione 30. E gli occhiali da sole. Cosa che non deve mancare è una borsa da spiaggia, perché non vorrete mica andare in spiaggia con il vostro borsone o con la vostra valigia, no? Vi servirà uno zaino
o una borsa magari di paglia, però anche di stoffa, da portare sulla spiaggia e che deve contenere almeno un asciugamano, detto anche telo mare, fondamentale da mettere sulla sdraio o sul lettino quando dovete prendere il sole, e allo stesso tempo vi servirà per asciugarvi se necessario dopo aver fatto il bagno, quindi almeno uno per persona. E infine non dimenticate una borraccia con dell'acqua fresca, fondamentale su una spiaggia italiana dove il sole batte in maniera molto forte e soprattutto nell'ora di punta, quindi dalle 12 fino alle 3 del pomeriggio, è veramente molto caldo. E poi prendete delle cuffie o degli auricolari per ascoltare la musica, o un libro o una rivista di cruciverba se volete allenare la mente. Ma è anche importante idratare la pelle dopo aver preso il sole, e quindi dopo aver fatto la doccia con il vostro bagno schiuma o doccia schiuma, per lavare via la sensazione della salsedine dell'acqua del mare o del cloro dell'acqua della piscina, e dopo aver fatto lo shampoo, magari anche con il balsamo per ammorbidire i capelli, non dimenticate anche la crema dopo sole, che è una crema idratante perfetta proprio per ammorbidire la pelle dopo che è stata esposta al sole. Una cosa che insieme con il cappello e gli occhiali da sole mi fa sentire sempre un po' diva è il ventaglio. Quindi sì, il mio è rotto, ma fingete di non vederlo. Una cosa che non deve mancare per un viaggio in Italia è proprio il ventaglio. Fa subito estate a Portofino, non so. Se dovete rimanere in spiaggia o fare una passeggiata, per esempio al bar della spiaggia, avrete bisogno di un copricostume, un vestito molto fresco che si può indossare sul costume. Non è un vestito che si può utilizzare per fare una passeggiata nella città, ma è totalmente perfetto nei villaggi turistici o appunto sulla spiaggia, sui bar della spiaggia. O in alternativa no, non è una sciarpa, ma è un pareo, che serve in realtà per coprire solo la parte inferiore del corpo e quindi del costume da bagno. Io uso sempre il pareo, per esempio, quando faccio una passeggiata sulla battigia, sulla parte tra il mare e la sabbia. Mi piace passeggiare lì e indosso sempre questo sul mio costume da bagno. Per la sera, per il ristorante, per luoghi un po' più formali, potreste invece aggiungere un paio di sandali eleganti. Adesso io questi li ho appena comprati, c'è ancora il cartellino che devo togliere, però ecco, notate come sono più eleganti delle classiche infradito, anche se hanno la stessa forma.
però sono dei sandali, delle vere e proprie scarpe che vanno molto bene sotto un vestito più elegante o anche un paio di shorts però di tipo più elegante. Perché sì, in Italia per la cena è importante vestirsi bene e il vostro borsone è completo. Siete pronti per la vostra vacanza in spiaggia in Italia? Se invece viaggerete in Italia e non su una spiaggia, ma dovrete prendere i mezzi di trasporto, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio alle espressioni e le parole fondamentali da conoscere per viaggiare con i mezzi di trasporto in Italia. E lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi ricordo anche di iscrivervi alla nostra newsletter se ancora non lo avete fatto per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, ma per ricevere anche molti contenuti esclusivi, gratuiti, per fare pratica e per migliorare il vostro italiano su temi di grammatica, di cultura, di attualità e molto altro. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Seguite Learnamo su tutti i social e visitate anche il nostro sito web learnamo.com dove trovate anche tanti altri contenuti e la trascrizione appunto dei video che pubblico su YouTube. Con questo è tutto, io vi saluto, Anna Grazia vi saluta e ci vediamo prestissimo in un nuovo video.